Aston Villa Roma 4-0. Che dobbiamo fare? No, esco su. No, sì, tanto. No, vabbè, vabbè. Tanto, tra la zona che a inizio partita, anche durante, no, problemi di audio, di connessione, no, di connessione, sì, del segnale, maltempo. Ma che servizio è, ragazzi? Ma che servizio è? Anche quello che vi offro io, tra l'altro. Poi io non vi faccio pagare una mazza, qui c'è una differenza. C'è una differenza un po', diciamo, sostanziale. Fatto sta che alla fine della fiera 4-0. Aston Villa, no, perché ho intravisto anche la partita dell'Atalanta un pochettino. Aston Villa Roma 4-0. Io non lo so cosa state pensando in realtà, non lo so il tenore dei commenti, però davvero, davvero parto io, ecco, parto io e poi voi ovviamente mi seguite a Roma. Io credo che la Roma abbia commesso principalmente un errore, che poi non è un errore, ed è un commento generale che poi è un pensiero, anzi, che vado a tradurre a voce alta. Ma queste amichevoli non sarebbe consono, parlo per la Roma, parlo per tutte. So benissimo che poi all'atto pratico non è fattibile, ma non sarebbe il caso di provare o comunque appunto di organizzare queste amichevoli contro, non dico pari livello, e per pari livello non parlo della qualità tecnica della squadra, parlo di condizione atletica, per forza di cose nel momento in cui affronti l'Aston Villa che tra 10 giorni inizia la Premier, c'è già dislivello. Ma questo c'era anche con Lens, no? Che se non sbaglio anche la Liga 1, anche lì la questione di condizione è parallela. Però sapete qual è stata la vera differenza oggi tra Roma e Aston Villa? La differenza è che nell'Aston Villa c'è un allenatore presente da 3 stagioni, questa è la quarta, e allena questa squadra in maniera magnifica, in maniera veramente illuminante, grande allenatore. E si parla sempre di tanti, tanti guru, giustamente, perché ma Unai Emery finisce sempre dietro, invece è veramente uno che secondo me anche quest'anno dirà la sua. E dall'altra c'era la squadra di Gasperini che sta nascendo adesso, e quindi per forza di cose lo vedi proprio nel linguaggio calcistico che deve essere composta ancora tra i propri giocatori, invece nell'altra parte tutti hanno le varie codifiche, ragazzi miei. E quindi a questo punto queste gare qua non sarebbe meglio un po' evitare, proprio perché magari arriva fuori un 4-0 che non conta una mazza, non significa nulla, zero riporto zero, assolutamente lo diciamo 1000 volte, però magari, no, sai, ti va un po', no, a creare dei piccoli fastidi. Ecco, questa è la mia domanda inutile, che ho buttato lì, ma per dire, no? Perché poi se giochi una partita dove non riesci proprio a essere lì, a esserci presente in una partita del genere, non riesci a stare al passo, non so quanto possa essere anche allenante, almeno non tatticamente. Poi, dal punto di vista del correre, si corre. Ne parliamo, signore miei. Come se lo facciamo prima, come al solito, vi invito a fare le robette, quelle ormai che conoscete a memoria. Il pollicione per l'algoritmo che come al solito ci rompe, ci devasta, ci annienta, e noi lo abbuffiamo a son di like. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E a proposito dei prossimi contenuti, vediamo se c'è una notizia di calciomercato, la buttiamo là ogni tanto, sapete come mi sta qua, però ovviamente dobbiamo fare qualcosa in attesa che arrivi questa Serie A, ancora ci vuole un po' di tempo. Quanto passa? Una ventina di giorni, 24, 23, 24, quando inizia? Stiamo arrivando, quindi attivate la campanella, din don, e quindi se volete iscrivetevi, grazie perché il supporto, quello vostro, non manca, davvero mai. Sì, ragazzi miei, sostanzialmente io ho fatto una sostanza, non lo so come definirlo, no?
un suggerimento, e potrebbe finire anche qua il video, perché sulla partita, ragazzi, davvero è difficile in questo momento, tranne un giocatore, difficile dire la Roma chi è più avanti, chi è più dietro. È difficile oggi, no? Difficile dopo la prova di oggi, ma certamente io ho visto fare a Sule nel secondo tempo, gli ho visto fare cose che ritrovavo nel Sule Prime, no? Quello visto nel momento d'oro al Frosinone nella prima parte di campionato. Oggi l'ho visto fare delle robe importanti. Non parlo solo dell'incrocio dei pali, ma proprio di provare sempre la giocata, farlo con personalità, farlo continuamente. E mi è piaciuto. E in questo Gasperini è il numero uno, perché lui spinge tanto, spinge forte, però riesce anche a liberare, non so come faccia, vedi, io mi ricordo sempre il Papu Gomez con Gasperini era veramente un fuori classe, ragazzi miei, o comunque un giocatore di altissimo livello, un giocatore che poi in altre circostanze si è dimostrato normalissimo, eppure nell'Atalanta di Gasperini Papu Gomez era un fuori classe. Ma questa roba a Gasp riesce praticamente con ogni giocatore, quindi mi aspetto di vedere veramente il Sule libero, il Sule intraprendente, il Sule come è stato oggi in parte, seppur ma quasi trascinatore, no? Tecnicamente parlando. Quindi vediamo. Interessante il fatto che, per esempio, oggi, se non sbaglio, Dobbik ha giocato tutta la partita e non so se vuole intervallare. Oggi gioca tutto Dobbik, magari la prossima giocherà tutto Ferguson per dare minutaggi a entrambi gli attaccanti. Quello che è certo è che Dobbik non parte dietro, secondo me, non parte dietro nelle gerarchie, perché molti, no, specialmente con l'acquisto di Ferguson, pensavano che no, no, ragazzi miei, Dobbik è un giocatore che assolutamente deve dimostrare e può farlo quest'anno e avrà modo di farlo sotto la guida di Gasperini. Invece molte sicurezze e certezze a centrocampo dove si va sempre di più verso Koné e Lanui, assolutamente, e che seppur ancora, no, devono trovare condizioni. Oggi ribadisco, poi fai fatica a capire un po' a che punto è la Roma. Ci vorrà tanto tanto lavoro, perché contro una squadra, ribadisco come abbiamo già detto prima, una squadra già collaudata, al di là del gol, che si è fatto anche un grandissimo gol su punizione. Non mi ricordo là il giocatore, come si chiama? Oh, bel gol, bellissimo gol. Però poi lo rimarcava puntualmente più volte il telecronista, ma non mi sento di dargli torto. C'è da analizzare che la Roma ha preso gol in tutte le maniere possibili, a difesa schierata, il terzo gol per esempio, batta a mettere una palla in mezzo, se lo sono persi mi sembra un po' anche Ligno, la verticale di Tielemans, bellissimo passaggio, però veramente c'era un varco troppo 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 ampio. E vedi anche l'ultimo dove poi Malen fa un po' come gli pare, vabbè, partita già ampiamente andata, però questo significa che quando giochi contro squadre così organizzate e così avanti, eh, va- va- si vede, si capisce, ed è logico che la squadra deve ancora assimilare e digerire i nuovi concetti, una squadra che prova ad aggredire, che prova, no, a tenere alta l'intensità, è questo che vuole assolutamente Gasperini, ma quando incontri una squadra che sotto questo aspetto ti è avanti, poi tutte le lacune vengono fuori. Proprio per questo motivo dicevo, oggi non credo sia stata molto allenante, anche tatticamente parlando, questa partita, proprio perché c'è troppo divario. Quello che posso dire è che mi auguro che poi le due squadre si incontrino il più avanti possibile, magari in Europa League, vedremo, dove sono sicuro che con un po' di rodaggio del tempo poi vedremo una Roma diversa, perché su una cosa siamo certi: al 6 d'agosto è inutile fare dichiarazioni, bilanci o altro, ecco, questo è poco ma sicuro. Nota di merito per Cherubini, che è un ragazzo che stiamo vedendo spesso, lo butta dentro e secondo me è un bel profilo. Oggi abbiamo visto anche Ghilardi, per pochi minuti a me non è che si è dispiaciuto, preoccupato la palla, poi si è andato a buttare anche in aria. Vediamo, 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 vediamo.
Anche la prossima sarà con l'Everton, però già a livello diverso, sempre una squadra già pronta rispetto alla Roma, fisicamente intendo, dal punto di vista atletico, però almeno non siamo a livello dell'Aston Villa, ecco. Quindi vediamo. Per il momento io vi abbraccio forte, forte, forte.